Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Questa volta introduco questo video in maniera insolita perché sono stato invitato dagli amici della gioielleria Boglietti di Biella per due importanti inaugurazioni, due importanti eventi. La presentazione della linea Premier di Breitling e soprattutto l'inaugurazione del primo shop in shop, del primo corner dedicato al marchio in Italia. Cedo la parola all'amico Guglielmo. Ciao Mattia, grazie per essere qui con me oggi. Come dicevi è un grande piacere, è un grande privilegio poter mostrare in anteprima i nostri spazi dedicati a Breitling. Ringrazio Breitling e gli amici di Breitling Italia per aver concesso alla gioielleria Boglietti e a Biella il privilegio di poter essere il primo shop in shop in Italia. Ed è una bella occasione anche per tutti gli amanti dell'orologeria per poter mostrare uno degli orologi della collezione Premier in anteprima qui con te. Ecco, adesso vi faremo vedere qualche immagine realizzata subito sul momento e con qualche nostra impressione a caldo, e poi come al solito ci sarà la recensione un po' più dettagliata realizzata con più calma. Buona visione. Che cosa ne pensi di questo nuovo Premier? Innanzitutto mi piace soffermarmi sull'aspetto heritage dell'orologio, la tradizione di Breitling, un modello che richiama un po' gli anni 60 del marchio, quindi è un orologio che mi piace molto a livello estetico. Poi la parte di movimento di manifattura, ed è un movimento eccezionale, di grande maestria da parte degli artigiani Breitling. Sì, fa sempre un certo effetto, come dicevamo prima di girare questo video, soprattutto al giorno d'oggi, perché questa è una complicazione forse un po' poco presente nell'orologeria attuale, vedere il rattrappante. Sì, il rattrappante è un po' andato in disuso negli ultimi anni, si sta cercando di riportare alla luce, e devo dire che Breitling con questo oggetto, con questo orologio, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Il nome Premier fu utilizzato per la prima volta da Breitling negli anni 40 per il lancio di alcuni modelli pensati appositamente per un utilizzo civile. In quegli anni, infatti, come è facile intuire, gran parte della produzione del marchio era dedicata ai piloti militari, mentre ai Premier fu affidato il compito di miscelare nel migliore dei modi eleganza e sportività. A partire dal 1943 vennero così lanciati vari cronografi all'interno di questa linea, animati da calibri basati su meccaniche Venus a carica manuale. Tra di essi arrivarono il Duograph nel 1944 con movimento cronografico rattrappante e il Datora nel 1950 con calendario completo. Dal 2018 Breitling ha deciso di rispolverare il nome Premier per una nuova linea di cronografi che, così come i loro antenati, mettono insieme sportività ed eleganza, dando anche il giusto peso alla meccanica con il calibro in-house B01. Ora, nel 2021, la famiglia si allarga, facendo spazio a 3 nuovi modelli, tutti disponibili con casse in acciaio e anche in oro, vale a dire il B09 Chronograph 40 mm a carica manuale, il B15 Duograph 42 mm rattrappante e il B25 Datora 42 mm con calendario completo. Il protagonista di questo video è proprio il B15 Duograph nella variante con casse in acciaio e quadrante blu. Il quadrante è realizzato con una bella finitura soleile che fa variare la tonalità del blu a seconda di come viene colpito dalla luce. Ecco che quindi può risultare più chiaro o più scuro da una ripresa all'altra, ma mantiene sempre un aspetto fondamentalmente molto elegante. A ore 12 c'è il logo applicato di Breitling e subito sotto troviamo il marchio con l'anno di fondazione. In basso c'è il nome del modello con un carattere molto pulito e che non altera minimamente l'equilibrio generale dell'orologio. A ore 6 non può mancare ovviamente la dicitura Swiss Made in piccolo. Su questo modello è assente la data, non so se sia una scelta stilistica o piuttosto dettata da esigenze tecniche legate alla complicazione del movimento. Sta di fatto che personalmente non ne sento la mancanza, anzi trovo che lo avvicini ancora di più al modello del passato. Gli indici a numeri arabi sono applicati e hanno una finitura lucida di qualità veramente altissima. In corrispondenza delle ore ci sono anche dei piccoli dot bianchi e immagino che siano realizzati con pasta luminescente, ma non ho potuto fare le consuete prove durante la mia visita in negozio.
Tutto intorno al quadrante c'è la scala tachimetrica. I contatori dei minuti cronografici a ore 3 e dei secondi continui a ore 9 sono su un livello leggermente inferiore e hanno una lavorazione superficiale a cerchi concentrici. Le sfere riprendono lo stile dei primi modelli della linea Premier degli anni 40 e anche degli orologi per piloti. Hanno una finitura lucida di altissimo livello e ospitano al loro interno una buona quantità di pasta luminescente per la visibilità al buio. Naturalmente, data la particolarità tecnica del movimento, la sfera dei secondi cronografici è doppia e questo lo si può notare soltanto osservando l'orologio di lato con la lente macro, visto che normalmente risultano essere perfettamente sovrapposte. Il vetro è un magnifico zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi i lati e il bordo arrotondato che ricrea molto bene l'effetto dei plexiglass del passato, con tanto di tipiche distorsioni sulla scala tachimetrica. Riesce a tenere a bada piuttosto bene i riflessi fastidiosi e permette di godersi fino in fondo il blu profondo del quadrante. La cassa è una sintesi perfetta delle due diverse nature di questo orologio, quella elegante e quella sportiva. A mio parere rappresenta un'ottima via di mezzo per non risultare banale da un lato o troppo appariscente dall'altro. Le anse non sono esageratamente sporgenti e sono ben curvate verso il basso, e questo è un particolare che fa ben sperare per la prova al polso. Tutta la parte superiore dell'orologio, compresa anche la lunetta intorno al vetro, è lucida. Invece i fianchi hanno una finitura satinata e sono attraversati da questi solchi che movimentano un po' il design in generale, senza però appesantirlo. Trovo che diano il giusto tocco di modernità. Come ci si può aspettare da un orologio di questo livello, le finiture sono di qualità veramente molto alta e lo si può apprezzare soprattutto nelle zone di passaggio tra parti lucide e parti satinate. Sul lato destro ci sono corona e pulsanti e anche questi colpiscono per la cura con cui sono realizzati. Per carità, siamo in una fascia di prezzo importante, ma i tasti rettangolari con finitura mista sono veramente molto belli da vedere. La corona è a pressione e ha al centro il pulsante coassiale per attivare la funzione rattrapante del cronografo, dove troviamo anche il logo in rilievo. Il retro della cassa è lucido, il fondello è a vite e sulla cornice, tutta intorno al vetro zaffiro, troviamo il marchio, l'indicazione sulla certificazione COSC e quella riguardante la fabbricazione svizzera, e poi è riportata l'impermeabilità fino a 100 metri, che è davvero ottima su un cronografo come questo. Ma è inutile girarci intorno. L'elemento più importante e interessante del lato B di questo Breitling Premier Duograph è il movimento, che possiamo ammirare grazie all'ampia finestra in zaffiro. Questo è il calibro in-house B15 di Breitling, con frequenza di 28.800 alternanze all'ora, riserva di carica di circa 70 ore, 27 rubini e, come potete facilmente intuire dall'assenza della massa oscillante, carica manuale. Così come avviene sul B01 e i suoi derivati, anche qui c'è l'innesto verticale delle funzioni cronografiche. Questo, tra le altre cose, garantisce una partenza della sfera dei secondi molto fluida e senza strattoni. Lo smistamento avviene poi tramite ruota colonne. La funzione rattrappante di un cronografo è una delle complicazioni più difficili da realizzare. Il termine deriva dal francese rattraper, che significa raggiungere, proprio per il tipico comportamento della doppia sfera dei secondi. È possibile utilizzare il Breitling B15 come qualsiasi altro cronografo, avviandolo e fermandolo con il pulsante a ore 2 e azzerandolo con il pulsante a ore 4. Ma è il tasto coassiale alla corona a fare la differenza. Premendolo, una delle due sfere perfettamente sovrapposte si ferma, mentre l'altra prosegue la sua corsa. In questo modo è possibile prendere nota di un tempo parziale senza però fermare la misurazione del tempo totale. Ad una pressione successiva, la sfera secondaria raggiunge immediatamente la sfera principale. Breitling ha disegnato le componenti necessarie per questa specifica funzione in modo tale da semplificarne il più possibile lo schema meccanico e ridurre anche gli attriti. Per i patiti dell'estetica dei movimenti, il B15 ha un buon livello di decorazione a Côte de Genève sui ponti superiori, ma va detto che mancano le viti blu, l'anglage non è particolarmente pronunciato e le parti inferiori e meno visibili non sono così tanto rifinite. Il Breitling Duograph è abbinato di serie a un cinturino in pelle di coccodrillo di ottima qualità e sufficientemente flessibile, su cui è montata una chiusura déployant con due pulsanti di rilascio. Anche la finitura della fibbia è di altissimo livello, alla pari di quanto abbiamo visto per la cassa. Il B15 Duograph, almeno da scheda tecnica, non è un orologio compatto in senso assoluto.
Ma bisogna sempre tenere conto della particolarità del movimento al suo interno, soprattutto per quanto riguarda lo spessore. Una volta indossato, stupisce per la sua vestibilità anche su un polso piccolo come il mio da 16 cm, e questo è possibile soprattutto grazie alla forma avvolgente delle anse. Ci sono altri cronografi, meccanicamente molto più semplici, che danno l'impressione di essere decisamente più voluminosi. Uno tra tutti è ad esempio il nuovo Longines Spirit Chrono. Il diametro è di 42 mm, la distanza da ansa ad ansa è di 50 mm, lo spessore è di 15,3 mm e il peso dichiarato dall'azienda è di 120 grammi con il cinturino installato. Con questi nuovi modelli Breitling fa vedere a tutti ciò di cui è capace, sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista estetico, prendendo spunto dal suo glorioso passato. Il Duograph è affascinante e bello da indossare e con la sua elegante sportività e l'impermeabilità fino a 100 metri trovo che sia anche sufficientemente versatile, magari giocando un po' con i cinturini da abbinare. Il movimento è decisamente interessante e si va ad aggiungere alle proposte di altri marchi svizzeri o tedeschi di alto livello. E per le sue particolarità è interessante anche nel prezzo, 9.350 euro con cassa in acciaio e 16.200 euro con cassa in oro rosso. Non fraintendetemi, quando si parla di certe cifre il fattore emozionale viene al primo posto. L'orologio deve piacere nel modo più assoluto, deve esserci un po' una sorta di colpo di fulmine quando lo proviamo al polso, però rispetto ai vari concorrenti viene offerto anche a un prezzo piuttosto competitivo. In alternativa terrei comunque d'occhio il modello B09 da 40 mm, che spero tra l'altro di poter provare prossimamente, che presenta un design molto simile ma non avendo la funzione rattrapante riesce ad essere un po' più compatto. Ringrazio la gioielleria Boglietti per avermi dato l'opportunità di vedere e toccare con mano per voi questa novità. Spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e noi ci vediamo presto con un altro video.